Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere un altro metodo per riparare le suole delle scarpe, che potrebbero essere scarpe da ginnastica, ma anche scarpe più eleganti, di cuoio, eccetera, eccetera. In ogni caso è sempre la riparazione della suola. È un'altra versione rispetto a quello che avevo fatto vedere qualche tempo fa, poi vi lascio il link nel video, e anziché utilizzare la colla a caldo come avevo fatto nel video precedente, in questo caso ho comprato un tubetto di gomma liquida su un sito cinese, su AliExpress, e adesso faccio vedere come utilizzarlo. Buona visione! Ok, bene, iniziamo. Che cosa ci serve? Ci serve la forbice, lo scotch, che servirà per delimitare la zona dove verrà posizionata la gomma, il solito cotone idrofilo che avevo fatto vedere anche nel video precedente, e come nel video precedente andremo a riempire le cavità con il cotone idrofilo. Ecco, quindi prendiamo lo scotch, lo avvolgiamo attorno alla parte che dobbiamo ricostruire. Naturalmente, se avete uno scotch più spesso che tenga la forma è meglio. Io purtroppo in questo caso avevo solamente il nastro isolante, ne ho sovrapposti 2 o 3 strati e vediamo se può funzionare per ciò che ci serve. Ecco, questi sono i tubetti di colla che ho comprato, quindi è un tubetto nero e un tubetto bianco. In questo caso dovrò aggiustare delle scarpe color nero e quindi utilizzerò quello di sinistra che è il colore nero. Ok, prendiamo la colla e a questo punto andiamo a riempire le cavità dove sotto avevamo messo il cotone idrofilo e sopra riempiremo di gomma liquida, ne andrà dentro una bella quantità, piuttosto abbondante, in modo da riempire tutte le cavità e da rimettere diciamo, la suola come era in origine, ovvero, come sapete, le suole si consumano sempre in modo abbastanza irregolare, in questo caso mancava una parte dovuta all'usura, questa parte qua, come vedete in figura, la andiamo a riempire e utilizziamo la spatolina che c'era assieme per diciamo, riempire bene tutte le cavità e per evitare che si formino magari bolle d'aria sotto. Quindi in questo caso ce ne va ancora un po', a questo punto la modello fino a quando sarà completamente modellata e a questo punto lascerò asciugare. Ecco, devo dire che alla fine il risultato c'è stato, però non mi è piaciuto tanto la tecnica dello scotch che avevo visto su internet in un altro video, perché alla fine comunque lo scotch tende ad aderire, ad aggrapparsi alla gomma. Quindi adesso farò vedere un metodo alternativo, che consiste nell'utilizzare diciamo, uno spessore, un qualcosa che tenga la forma ma non aderisce, e andrà posizionato diciamo, sulla scarpa stessa in modo da fare da cassaforma. Ecco, cosa utilizzerò? Utilizzerò semplicemente della plastica di una normale bottiglia di plastica che chiunque ha in casa. Quindi la tagliamo in modo da fare un foglio di plastica che poi andrà adagiato sulla parte interessata. Per evitare che anche questo possa magari aderire alla gomma, usiamo uno stratagemma, usiamo uno spray siliconico, quello che in genere si utilizza sulle plastiche dell'automobile per farle, diciamo, ritornare belle come erano in origine, per farle, diciamo, per nutrirle, insomma. Questo è un ottimo prodotto perché permette la non adesione della gomma diciamo, al foglio di plastica stesso. Viene ampiamente usato anche da chi stampa plastica perché appunto lo spray siliconico evita che la plastica una volta stampata rimanga aderente agli stampi. Quindi diamo una leggera spruzzata e poi andiamo ad adagiare il film plastico sulla scarpa stessa.
A questo punto per tenere fermo il fil plastico usiamo degli elastici o delle corde a strappo o quello che avete, giusto per tenerlo in posizione, anche dello scotch potrebbe andare bene. E come ho fatto vedere precedentemente, iniziamo a riempire di gomma liquida tutta la parte mancante che poi andremo a modellare, come ho fatto vedere in precedenza, con la spatolina. Ecco, dopo averla modellata, il vantaggio di utilizzare un foglio di plastica trasparente è che si vede subito se ci sono delle bolle sommerse. In questo caso non ce ne sono, quindi diciamo il risultato è venuto abbastanza bene. Adesso lo lasciamo asciugare per un po' di ore, io direi almeno 12 ore, e dopo facciamo vedere la prossima lavorazione. Allora, questo è il risultato dopo che l'ho lasciata riposare per un 10-12 ore, ma forse anche qualcosa in più, e vediamo che la gomma si è asciugata completamente, però devo dire che al tatto è molto morbida come gomma, quindi secondo me si è riempito bene, però non avrà certo la stessa durata della colla a caldo come avevo fatto vedere nell'altro video. Quindi diciamo che tirando le conclusioni, se avete la possibilità di usare una colla a caldo, avete una certa manualità, lo consiglio e secondo me è meglio. Se invece non avete la possibilità di usare una pistola collante a caldo, allora a questo punto comprate questo tubetto di gomma liquida, la modellate a freddo e di sicuro è più facile. Però in quanto a durata sarà da vedere. Non l'ho ancora testata perché appunto l'ho appena fatto il video, vedremo nelle prossime settimane, però magari mi sbaglio, però secondo me la gomma è più morbida e di sicuro durerà meno. Fate voi i vostri esperimenti. Se vi è piaciuto il video potete lasciarmi come al solito un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale, siete sempre benvenuti. Grazie e alla prossima.